Arriva il nonno! Hi guys, today I'm going to show you Ciao! Oggi ho pensato di fare un video di introduzione allo sci alpinismo, o meglio allo splitboard. Eccola qui la mia tavola da splitboard e per essere sinceri la mia compagna Sara non è gelosa di un'altra donna, ma proprio di questa. Perché praticamente è un'opera d'arte. Infatti c'è da considerare che in questo campo ci sono veramente delle opere d'arte in cui gli artigiani scelgono il legno e con maestranza fanno questi gioielli. In questo video di introduzione vedremo come si splitta questa tavola. Ma prima ti vorrei fare una leggera introduzione per quanto riguarda questo mondo. Il concetto di salire a piedi e scendere con un qualcosa penso sia innato nell'uomo. Già nel XVI secolo i pastori russi scendevano velocemente con delle tavole di legno con un legaccio in cima, come se fosse il primordiale snowboard. E splitboard e sci alpinismo sono veramente due discipline che sono praticamente sorelle. Infatti David Fabak, il fondatore di Fabak Snowboard, con l'obiettivo di creare il miglior snowboard freeride al mondo, esamina il mondo dello sci freeride. Non punta solamente sui materiali di prima qualità, ma nota che negli anni 2000 gli sci da sci alpinismo diventano sempre più larghi, cioè rimangono sempre della stessa larghezza, poi si arrotondano. Come puoi vedere nella successiva figura, praticamente questo snowboard sembra uno sci da sci alpinismo. Poi aggiungi un camber con profilo rocker. Se non sai cosa significa, ti invito a vedere i miei precedenti video. Una piccola quantità di campanatura per aggiungere pop e potenza. Un rocker su entrambi i lati per favorire il galleggiamento, come puoi vedere nella seguente figura. Bene, ora ti faccio vedere come introduzione come si splitta questa tavola. Iniziamo con sfilare gli attacchi della Spark. Ora possiamo facilmente splittare la tavola, cioè dividerla. La tavola è divisa, praticamente abbiamo due sci,
basta invertirli. E ora basta rimontare gli attacchi della SPAC in versione salita. Ora, se fossimo in un paesaggio, diciamo, alpino, basterebbe mettere sotto le pelli bastoncini e cominciare a salire. Hai visto il classico movimento degli attacchi degli scarponi da sci alpinismo? Ecco qui la tavola praticamente divisa, splittata. Lo splitboard è un approccio alla neve, alla montagna, diversa da quella che diciamo conosciamo dai film stile anni 80, vacanze di Natale, resort. Questo diciamo è tutta un'altra cosa. In particolar modo si tratta di esplorazioni in posti dove non ci sono magari piste, impianti, confusione. È uno sport in cui si apprezza il silenzio della montagna. L'unica cosa in cui bisogna stare attenti, per appunto sto parlando di piste non battute, cioè luoghi diciamo che non sono stati attrezzati per l'attività sportiva, cioè bisogna avere una buona conoscenza della montagna. Io infatti spesso studio i percorsi che potrei fare con la splitboard in estate, cioè quando non c'è neve è possibile capire bene quali possono essere le problematiche. Per ogni dubbio, per qualsiasi cosa, commenta, io sono felice di risponderti. Clicca sulla campanellina per ricevere notifiche e chiaramente spero che tu lo hai già fatto, l'iscrizione al canale. Ciao!